Perché sta sigla? Perché, oh, i più attempati come me la conoscono, perché oggi parlo nuovamente. Sei contento di sapere che parlo del neofita un'altra volta? Ma non solo, tanto l'ho letto dal titolo, è arrivato il momento di provare i Moon Soaps. Eccolo qua, subito dopo la sigla. Sigla. Allora, ben ritrovato, buona domenica dal fumo. C'è pure le macchine che fanno il fumo qua in studio, sto studio bello. Allora, facciamo un po' i ripetenti del caso. Sì, sì. Sempre si parla spesso e comunque rasoio neofita. Oggi ti consiglio una cosa per neofita, appunto, basta, vado diretto al sodo, non ci perdo il tempo. Sì, lo so che devo cambiare il giorno al calendario, mo se mi dai in secondo lo facciamo. Il Baby Smooth che non è da confondere, aspetta, l'ho messo. E ogni volta mi dimentico tanto dove metto la roba, guarda che è una cosa impressionante. Quanto mi dimentico le cose. È una cosa impressionante, aspetta un attimo, non ti preoccupare, te lo dico subito. Da non confondere con il BBS che attualmente non lo trovo, si sarà perso da qualche parte. Ah no, aspetta, eccolo qua. Sì, perché l'ho camuffati. Mazza la polvere. BBS, che è questo qua, non è da confondere con il Baby Smooth. Baby Smooth è per rasatori quotidiani in alluminio. Stanno a far cantiere della. In alluminio è molto gestibile. Allora, eh, perché lo consiglio? Perché a me personalmente piace, leggero, quindi inizi a capire quando la metta va o non va. Nello stesso tempo la curvatura della testina è molto, ma molto, ma molto ergonomica per il visetto. Io mi metto sempre nei panni di chi ha, diciamo, un viso abbastanza definito, no? Come il mio che nonostante ciò abbia perso, c'ho il collo di pellicano. Non ci posso fare nulla. Allora, quindi andremo a vedere in azione, non garantisco nulla come sempre perché non si sa mai, nella vita, mai dire mai, fino a che ne è finito non te lo dico. Allora andiamo a vedere la nuova, concentriamoci più sul prodottino che schermerà il viso dalle azioni catastrofiche del rasoio e parliamo di tabacco flower Moon Soap. Allora, mi tocca di subito, seppure, ecco, mi tocca di subito una cosa. Allora, packaging carino, scritta molto particolare, vetro, è un post shave balm, quindi un balsamo ma è molto liquido, molto liquido. Una cosa però che mi ha colpito, cioè sì, mi ha colpito, ma nel senso che non. Io lo apro, a parte dico una cosa, ho detto pure a un amico, penso che sia rimasto un po' pure lui stranito da sta cosa, ho detto guarda io ancora non l'ho provato il Moon, però guardandolo penso che sia abbastanza scorrevole, perché non l'ho toccato proprio, cioè non c'è segno di date, neanche il naso ci è arrivato. Cioè, devo dire che purtroppo sul discorso profumazione è veramente basso, basso, basso da morire, bassissimo. A differenza degli altri americani che ho provato, questo è veramente molto, molto basso. È un peccato perché da quello che riesco un poco a percepire mi poteva pure piacere la profumazione, che è più evidente nel balsamo che non c'ha l'alcol, però diciamo stiamo su livelli molto bassi, quindi se ami raderti senza avere il profumo forte addosso, e molte persone sono indirizzate verso questa filosofia, un sapone come questo qua va più che bene perché ti dà il piacere momentaneo non andando ad attufare il naso e allo stesso tempo comunque sia non fai la scia. Quindi per chi può piacere, secondo me, è il suo. Allora, andiamola a guardare un attimo da vicino, vediamo un po', eccolo qua. Poi mi sembra di aver letto nel suo inci che c'è anche la glicerina, quindi oltre al beef tallow, quindi parliamo di un tallovato, c'è anche la glicerina. E, tabacco mischiato con muschio di quercia, pizzico di mentolo, ambra, lavanda e rosmarino. Diciamo che l'idea loro era quella di creare una pianta viva di tabacco e quindi io sinceramente non l'ho mai sentita. L'ho provata magari come profumazione in TFS tabacco verde.
che a me non dispiaceva, ma sinceramente non so che profumo abbia la pianta, non lo so proprio. Però devo dire che, ripeto, la lavanda non la percepisci perché la percepisci, l'ambra e il rosmarino sinceramente boh, nel senso che è, ripeto, è molto bassina, quindi è un po' difficile da capirla più di tanto. Allora, andiamo a fare una cosa, nel frattempo mi bagno il viso, oggi voglio andare un po' più spedito, metto la lametta nel rasoio e si inizia la sbarbata, anche che non voglio far durare il video in un modo mostruoso tipo da corazzata Potionkin. Allora, vado. Ah, sì, però doveva sto galleggiante, tappetto, che si era immerso con la col bagnetto, mi ha fatto urare, ma... Allora, benissimo. Facciamo subito Feder, proprio io vado sparato, perché sì, io spesso consiglio anche sui rasoi, diciamo, tranquilli. Molti chiedono, ah, ma che lametta ci posso mettere? A parte che è una questione soggettiva, perché ognuno risponde in maniera differente. Però se ti posso dare il consiglio, aumentare un po' più diciamo così, la parte del taglio, la vai a aumentare sicuramente con una lametta molto efficiente. Mi raccomando, sono lamette come tutte, tagliano. Però queste se te tagli ne senti, vedi solo il sangue che esce. Hai capito? Lo sapevi? Lo sai. Io mi immagino te che mi guardi dall'altra parte di sto fascione a caciotta che sta o nel televisore o nel cellulare o nel tablet, tu mi guardi, che se fa ste battute e si ride pure da solo. Pensa quanto sto messo male io, sto impicciato proprio, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, tutti ragazzi. Ma quanti siete? Oh? Allora, eccolo qua, molto 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 leggero, poi guardiamo subito il profilo del rasoietto e notiamo comunque sia che non è così tanto cattivo come potrebbe sembrare. Il gap non è esagerato. Certo, la lama è un po' scoperta, se ci fai caso, nei lati, sembra Robocop, è il petto di Robocop, pare. Però non mi sembra così cattivo. Allora, proverò a fare il montaggio in ciotola, ritorno quindi a fare il mio momento di... Eccolo qua, vedi? Allora, lo vado a toccare, l'ho toccato. Ecco. Eh. Mm, mm, mm. Vabbè, abbiamo capito. Colosseo, mi piace, lo uso. Ci posso fare niente, mi piace. Il bello di questi ciuffi è che non senti la colla che sta qua, come in tanti altri. Sta proprio sotto. Quindi non c'è quel fastidio, quel coso duro che dà noia. Allora, vediamo un po' che succede. È una pasta, molto morbida, veramente molto morbida, quindi vado leggero. Vediamo un po' quanto ne ho preso. Momento fondamentale questo, eh. Allora, il profumo si sta facendo sentire, ma non in maniera così troppo eccessiva rispetto a altre profumazioni, diciamo, sparate, no? Più che altro respirabili, ma respirabili in una distanza come questa, quindi abbastanza percepibili. Allora, sto notando subito che mi è entrato in vaporosità, quindi questo non va bene, ciò potrebbe significare che io abbia caricato poco il pennello. Quindi procedo con un richiamo del pennello del sapone, eccolo qua. Quando sono troppo morbidi in macello perché si spostano, quindi cioè, si sposta tutta la struttura del sapone. Allora, vediamo un po'. Profumo diciamo che particolarmente elegante. Particolarmente elegante. Goccino di acqua perché non è del tutto idratato, mi rimane ancora un po' vaporosetto, però vediamo. Diamogli un attimo di tempo. Mm. Allora, vabbè, andiamo.
Il ciuffone che fa come se fosse naturale. Sto pennello lavora proprio come se fosse naturale quasi. Mazza, proprio qua dentro anche no, grazie. Bello umido. Poi io gli do però rinforzo di sapone un'altra volta, perché non è che io lo vedo in difficoltà, però deduco che tra un po' questo mi abbandona. Quindi mi ha schiumato tantissimo, però l'importante è che attacchi sul viso, perché se no... guarda quant'è. Ha schiumato bene, ma a me serve, cioè, ha schiumato, a me serve però protezione, cosa che mi interessa di più è quella. Quindi facciamo così, facciamo come in gelateria, i residui li lasciamo qua, ne prendo un pochettino e via. Se sta un quarto d'ora soltanto per montare il sapore, no, no? No, puntino di acqua, proprio un puntino di acqua. Allora, gli devo di tutto tranne che non schiuma, però, ripeto, la schiuma non è sinonimo di grande qualità o protezione. Ok, lo ripongo qua, mi sciacquo le mani, tutte e due, vado, Sì, perché poi l'effetto del calore del tuo viso fa sì che il sapone... Vado, Cioè, valuta anche te, Profumo, lo senti, ripeto, lo percepisci tranquillamente, ma non è fortissimo. Devo dire che merita di più in viso che nel barattolo, ti dico solo questo. A posto. Andiamo in contropelo, vediamo un po' che succede. Giratina. Come avrai notato qui dove c'era quella... io ce l'ho per davvero le bollicine, non so finte. Si vedono prima di iniziare. E la si è aperta. Mi mette un po' di acqua. Tendenzialmente è meglio il face lettering, quindi montaggio in viso, che direttamente in ciotola, sai? Cioè direttamente, con una ciotola esterna. Via.
ottimo. Mm. Mm. No, no. Qua di solito a me mi rimane sempre qualche cosa e purtroppo è così. Tiè, sto morendo dissanguato. Poi con rasoio in alluminio non fai pressioni, capito? Perché ti rendi conto di quanto sta lavorando, quindi non le fai. Questi sono i postumi del Bilama, ancora. Non so che... Vedi, sono aperti tutti e tre. Vabbè, ma con Federer è normale, pure qua mi sono preso, vabbè, qua mi sono preso io, ma qua c'è 7 stelle d'Ocuto, quindi... Allora, devo dire che sapone, buona scorrevolezza, sicuramente sì, sicuramente sì. Però tende purtroppo ad essere un po' troppo assopito. Aspetta, mi sciacquo un attimo il viso, devo fare tanta passaggio di cortesia. Allora, per migliorare anche il taglio, come dico sempre, tanto non smetterò mai di dirtelo, a lume di rocca, nelle zone dove senti ancora un po' di pelo. Tanto io ne approfitto anche per chiudere questi due buchetti qua. Zanamento, qui, alla fine me la sono data un po' da tutte le parti. Dai, li metto via, attendo qualche istante e mi risciacquo a lume, che è importante, eh. A posto. A lume e drizza al pelo. E non solo. A posto. Aspetta. Spettacolare. Logicamente il lume sul viso non è che sia proprio molto piacevole, però insomma fa il lavoro suo. Allora ecco qua il balsamo, facciamo poi le nostre piccole considerazioni insieme. Mazza, non voleva arrivare a 20 minuti, ci sono arrivato. Allora,
Un balsamo molto liquido, veramente molto liquido, sembra quasi il recovery splash di Zingaree Man. Molto buono quel profumo, un po' più accentuato la versione appunto dopo barba. Sicuramente idrata perché essendo molto liquido, poi essendo un balsamo, la sua funzione di idratazione e rigenerazione del viso sicuramente la fa. Molto più percepibile, veramente molto più percettibile, anche se siamo sempre a un livello normale, normale, non sotto, normale. Il vantaggio del balsamo, come ben sai, è quella di, appunto, è morto qualcuno, di idratare bene il viso e non farti arrossare dall'alcolico, perché se avessi messo l'alcolico qua, si sarebbe riaperto tutto quanto, perché essendo un vaso dilatatore mi fa sanguinare. Quindi, allora, per quanto riguarda la scorrevolezza, buona, mi è piaciuta. Nonostante ciò, io abbia sentito sicuramente qualche mio errore di montaggio, il sapone un po' troppo secco sotto, nel senso che non mi ha lasciato quella sensazione di bagnato, quella che piace a me. Ma nel complesso comunque lavora abbastanza bene, ti lascia una bella pelle anche appunto, il balsamo, però ripeto, essendo molto liquido ci metterà un pochetto ad asciugarsi, quindi potrei fare una considerazione fra qualche ora, ma che fra un'ora, pure fra 20 minuti, fra 10 minuti ce lo sta. Sperando che mi passino sti punti, perché se ogni volta è merato è sangue che esce. Per il resto, che te devo dire? Se ti piace una profumazione un po' così, un po' bassina, non invadente, potrebbe fare per te. Oh, te starei a chiedere, beh insomma, beh insomma, beh insomma, che te devo dire? Per quanto riguarda l'idratazione, eccetera, eccetera, i miei due caposaldi rimangono, anche se vedi, se li idrati bene, diciamo, si vede in qualche maniera, però rimane un po' troppo poco compatto, quindi farò una considerazione magari più avanti. Adesso mi fermo qua, ti saluto, ti ringrazio e come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate. Ciao Luca. Mazza il vento che tiro. Mamma mia.